Ciao ragazzi, siamo qua, UK, Inghilterra, men che non si dica siamo passati dalla Slovacchia qua, il tempo vola, purtroppo con non tante belle notizie. Come avete visto in Slovacchia Alberto si è fatto male e si pensava in qualcosa di un po' più semplice, invece purtroppo si è rotto il legamento crociato, si è striato il collaterale, si è schiacciato un menisco, cioè tutto assieme, quindi non c'era altra decisione che operare. È stato fatto oggi è venerdì, è stato fatto mercoledì di questa settimana qua e settimana prossima inizia il recupero. È motivato per tornare, non ci voleva ma purtroppo succede. Passati pochi giorni dalla Slovacchia è caduto anche Macorito in campo da cross. Purtroppo è caduto in discesa, la moto gli è caduta addosso, è rimasta accelerata e gli ha consumato tutta la spalla, sia la pelle che anche sotto la carne, e quindi si è creato un problema proprio abbastanza serio, quindi non è presente neanche lui, sta migliorando, si pensava a un trapianto di pelle addirittura, invece per fortuna a ieri sera, ci sentiamo tutti i giorni, sembra che stia migliorando, quindi penso che una quindicina di giorni vada a posto. Oltretutto ha picchiato anche molto forte la testa, quindi gli manca mezza giornata, non si ricorda neanche bene cosa è successo, però sta migliorando e così. E all'ultimo minuto abbiamo rimpiazzato Macorito con Jordan Scott, che ha già fatto un paio di gare con noi, corre col TM anche il mondiale super enduro, e quindi usa la moto di Lorenzo, anche perché così ci sono tutte le moto che girano. E invece per la 125 abbiamo qua un ragazzino giovanissimo che è Giordano Gabriele, che inizierà a fare esperienza, ma di questo vi racconto qualcosa più tardi. Ciao ragazzi, è proprio il caso di dire benvenuti nella nostra cucina, come dicono le cuoche quelle brave. E questa è una parte dell'hospitality che ci portiamo sempre dietro, e qui c'è lo spezzatino che cuoce per stasera. Da quando siamo partiti con il team, noi abbiamo scelto comunque di organizzarci per i pasti dal venerdì in avanti in proprio, quindi abbiamo una parte della tenda adibita con una cucina, una fornitura alberghiera, e i ragazzi, piloti, meccanici, followers eccetera eccetera mangiano qui dal venerdì, quindi pranzo e cena. Poi il sabato e la domenica la routine ovviamente cambia perché è giorno di gara, e quindi i ragazzi durante le 7-8 ore di gara passano più volte qui al controllo esterno a seconda di come è organizzata la gara, e si reintegrano. I pasti dei giorni prima normalmente vengono decisi con i ragazzi in base anche a quello che i loro nutrizionisti, i personal trainer raccomandano, quindi per esempio loro mandano tanta pasta integrale, riso, meno pasta bianca, e invece consumano più carne di pollo, frutta e verdura in quantità ovviamente, e poi durante tutto il giorno hanno sempre a disposizione la frutta, oppure comunque hanno il frigo, quindi entrano in cucina e si prendono quello che serve. Poi ognuno ha un po' i suoi vizi e le sue fisse. Per esempio Matteo Cavallo viene matto per il tiramisù e il Gari viene matto per la Nutella, e quindi diciamo che gli sgarri ci sono sempre, o per un'occasione di un compleanno, perché abbiamo voglia di festeggiare qualcosa, o perché dobbiamo consolarci da qualcosa. C'è sempre un buon motivo per fare qualcosina di buono. La possibilità di mangiare tutti insieme, di fare gruppo, è stata da sempre una delle scelte vincenti. Diciamo che è più difficile, più oneroso portare avanti un discorso del genere, però alla fine durante i pasti, soprattutto le cene, è lì che si crea il gruppo, è lì che quando si è avuto delle discussioni durante il giorno riusciamo a fare pace, è lì che ci capiamo, si apprezza molto la persona. Poi anche tra piloti e meccanici
e quindi poi abbiamo visto che durante la gara, quando ci sono quei momenti di tensione, si è più disposti a accettare l'altro, e quindi sostanzialmente penso che sia stata veramente una scelta assolutamente vincente, che continueremo a portare avanti e apprezzata da tutti. Il segreto per essere felici sempre quando sei fuori di casa è un bel panino di pane e Nutella e via. Allora, eccomi a riprendervi un discorso che ho lasciato prima nell'introduzione, e ho piacere di dedicare un po' di secondi a questa parte qua agli enduristi, ai ragazzi giovani. Domenica scorsa sono stato al campionato italiano mini enduro con mio figlio, che è una bella cosa. Eravate mini enduristi, mi hanno detto circa 180, e mi ha fatto piacere che tanti di voi hanno detto che ci seguono, che lo fanno, che gli piace, che col papà si scendono la sera a vedere i nostri video, e quindi prima cosa vi ringrazio tutti. Però ci terrei a dire che ho visto alcuni ragazzini uscire dalle speciali arrabbiati, con moto accelerate, qualcuno con le lacrime perché non è andata come speravano e così, e sicuramente non è facile, lo dico sempre anche ai miei figli, ma mi piacerebbe vedervi godervi la gara, nel senso che giustamente ci va tutto l'impegno, come ci mettono l'impegno i genitori a portarvi la gara, che non è facile, per molti di loro non è facile, per la maggior parte di loro non è facile, però penso che la massima ambizione dei genitori è vedere un figlio contento che sta facendo una cosa che gli piace, e quindi fare il nostro sport è equivalente ai vostri amici che giocano a calcio, che giocano a basket o pallavolo, qualsiasi altro sport fanno. E non tutti diventano dei campioni, perché giustamente non è facile. Tutti si possono godere la moto, tutti possono guidare bene una moto e divertirsi, quindi secondo me l'obiettivo principale vostro in questo momento qua deve essere quello: divertirsi, guidare bene la moto, metterci il 100%, e questa è la cosa importante che penso che noi genitori vogliamo, è solo vedervi impegnati su fare una cosa. E poi chissà, magari un giorno qualcuno di voi riuscirà, e invece qualcun altro magari arriverà alla mia età, all'età dei vostri genitori, a godersi ancora la moto e a prenderla come punto di sfogo magari dal nervosismo del lavoro. E chi è stato uno di voi fino a poco tempo fa, è un ragazzino che è qua con noi, solo per dirvi che arrivare a provarci, ci si può arrivare a provarci, lui ci sta provando. Col fatto che Alberto si è fatto male gli abbiamo dato questa possibilità, adesso sicuramente dopo lo chiamiamo, sarà emozionatissimo, anzi non so neanche dove è nascosto, però lascio che si presenti lui, e a uno di voi onestamente ancora, perché si sta semplicemente approcciando e provando, e quindi vado a cercarlo, ve lo mando, datemi un secondo. Gabri! Molti di voi lo conoscono, però io lascio che lui si presenta e lascio che vi dica lui perché sei qua. Presentati prima cosa. Sono Gabriele Giordano, ho 17 anni e vengo da Busca. Vado in moto ogni tanto e niente. Da dove arrivi? Mini enduro? Quando? L'ultima gara? 2021, con l'85. E poi 2 anni di 50 e ora 125. E l'importante è essere qua per fare? Cosa devi fare qua? La cosa principale? Esperienza. E mettere la moto? Quindi ci si può provare, no? Sicuramente. È un po' timido, vedi, parla poco, secondo me sta già venendo rosso, sta già venendo le guanciotte rosse, e quindi, come ho detto prima ragazzi, divertitevi, che è la cosa principale. Fate il vostro massimo, perché cercano di farlo, i vostri genitori fanno il loro massimo per portarvi lì, quindi quello è l'obiettivo principale. Tutto il resto, se lavorate bene, se ci credete, può arrivare.
Another one there, Leo Leclerc. Mi dà la penalità? Sì? Sicuro. Ma non so. Sono uscito fuori dalla pista. Ma anche Brad è capottato fuori. Io ho Uguale, saltato sul tronco quando... Corto. No, con la ruota davanti. Ho saltato... Con la ruota davanti hai fatto corto e hai fatto così. Mi hai visto? Sì. Ho Corto. saltato corto. No, ho visto che E era corto. ti ha fatto così No, e... e poi più che altro secondo me ho dato un colpo di gas, era dietro, era sul tronco. Oh, ma mi si è girata, cioè non ho potuto fare niente, ero già sotto e ho detto... Brad è atterrato così, sul tronco gli ha fatto così a Brad. Pa! Era scivolosissimo. No, ma era... Ghiaccio. Io non ho mai visto una cosa... I sassi qua. Avete- Sono entrato dritto, ho fatto così. Pam, pam. Che Brad- Ho detto, oh la madonna. Brad si è fermato qua. I sassi l'aveva fatti forti. Vabbè. No, Anche io Verona, giro cazzo caduto. per la Ma non penalità. penso. Sicuro. Boh. E l'australiano junior. Ma era Bagnati ora. non sto- A Berna in Portogallo che davanti gli ha dato un paletto, ti ricordi che gliel'aveva mandato? Ti daranno 10 secondi. Venerdì concluso, non un super test dei più buoni. Leo abbastanza bene, Cavallo ha fatto un brutto errore che è dovuto uscire fuori dal percorso e rientrare. E vabbè, domani sarà una lunga giornata, speriamo di partire col piede giusto. Buongiorno amici di Behind the Mud, siamo qui, mi sto scaldando un po' prima della partenza del primo giorno di gara qui in Galles. Oggi faremo 3 giri, 2 volte il cross nel primo giro, poi estrema linea, invece poi secondo e terzo giro 3 speciali classiche. Ieri sera è andata più o meno, è iniziato a piovere prima che partissimo noi della fine dell'Enduro GP. E ho fatto un errore, sono uscito fuori dal tracciato, quindi oltre ad aver fatto un tempo più o meno ho preso anche 10 secondi di penalità, però vabbè. Oggi sarà lunga e vediamo di portare a casa un bel risultato. Ci vediamo. Stay safe. You're watching the action here, of course.
Stay safe. You want to down the road and turn the loop back to Bene, Matteo ha appena fatto la linea, abbastanza bene il tempo, un po' più convinto di prima, ha fatto bene i buchi di fango. Adesso andiamo a vedere l'estrema, che ci ha ordinato di andare a vedere il buco di fango, ordinato. No, largo dietro la pianta e via, senza prendere canali pieni d'acqua. Gas. Guarda anche te, ma Importante per dire sempre gas, rifare il discorso gas. C'hai male, non pensarci, non fa un cazzo. Non mi va il telefono. Destra e poi devo andare nel centro, vado convinto e saltare là. Si vedono i canali, ma i canali sono bassi, si in penna va di là senza problemi come prima. Adesso stai arrivati là bello dritto quando picchia dall'altra parte. In penna se riesci!
hai fatta? 14. Meglio, dai. Dai, Ho dato bene. Sì, ma sia su che giù, L'altra invece, se riesci, impennala un po' nel buco. Quale? Ah sì, ok. Ma Ho sentito che me l'hai detto, No. ma sapevo che non era alta, ho detto... adesso è un non po' è alta. facile. L'unica cosa che ti aiuta è che atterri un po' di là, non vai proprio. Finishing in third overall from Italy on the TM was Matteo Cavallo. Day 1 finito qua in Inghilterra, un po' di fango c'è stato come si vede, però vabbè, meno del previsto, una gara abbastanza tra virgolette facile. E Cavallo ha fatto il podio, non benissimo nell'assoluta, e Leo anche, diciamo che ha vinto in Francia scorsa domenica, speravamo oggi qualcosa di meglio, e quindi giornata un po' difficile, però le speciali non sono difficilissime e sono molto veloci, molto difficili, nel senso bisogna essere concentrati molto e le staccate bisogna farle al limite. Forse oggi è mancato un po' quello, adesso si va a camminare speciali, vediamo. Però nota positiva è che il nostro giovane mini endurista ha finito da Giordano Gabriele ha finito la gara, e quindi andiamo a vedere, si sta cambiando, sentiamo cosa ci dice lui della gara. Abbiamo avuto un problemino tecnico ma che è stato messo a posto discretamente. E cosa ci racconti oggi? Niente di che, sono riuscito a finirla e sono contento. E non è stata una gara troppo dura come mi aspettavo. E niente, sono contento. Anche se ho avuto qualche problema alla moto, comunque sono contento. Ha già parlato tantissimo, bisogna dirlo, chi lo conosce sa che ha già parlato tantissimo. Grande Gabri, domani dai. Ciao a tutti, abbiamo finito finalmente il primo giorno di gara qui al GP del Galles e adesso sono qua che ho finito la giornata, mi cambio prima di andare a camminare e sono qui sotto la tenda del mio camper, un Roller Team Kronos 290, è molto comodo per poter venire alle gare. Questa volta ho deciso di venire in camper per potermi allenare una settimana prima della gara su questi terreni che sono molto diversi da cosa troviamo noi normalmente in Italia. Il camper l'ho preso da Lusso Caravan, che è una concessionaria di camper vicino al nostro team a Caraglio. Questo modello di camper è particolare perché ha un gavone molto grande con all'interno una particolarità che è il letto che si muove, va su fino vicino al soffitto del camper, quindi questo rende molto piacevole e comodo caricare le moto. Inoltre ha un garage molto maxi, diciamo, per le dimensioni, perché ci stanno 2 moto e tutto l'occorrente per poter stare in giro per un parecchio tempo. Inoltre qui è venuta anche mia moglie e i nostri 2 bimbi e ci troviamo bene, riusciamo ad avere tutte le comodità del caso e ci sentiamo come a casa. Adesso finisco di cambiarmi e vado a camminare per il day 2. Ciao!
Giorno 2, manca pochi minuti alla partenza, 8 minuti per esattezza, e ieri abbiamo fatto il podio con cavallo, assoluta non benissimo, quindi speriamo oggi di migliorarci un po' e fare un po' meglio. Stiamo aspettando che entrino i piloti, stiamo valutando la traiettoria migliore. Hanno allargato rispetto a ieri lì c'era un fangone enorme. Sicuramente per il momento la migliore è là tutto larga nell'erba. And then they'll be returning into the extreme test. And what a test it is. The riders drop off from the start through the motocross track and into the woods. It's only a 2.5 minute test, but it certainly makes the riders work. Non ho più visto la rampa, ho detto ma devi lanciarla di là, dove fai il col davanti? Sei proprio entrato dentro. So we have the enduro test currently in the track safety thing. The organisers want you to enjoy it and cioè, capisci che almeno alzare la ruota davanti e buttarla di là. Che pensiero abbia fatto entrare con la ruota davanti? Ma pensare di salire dall'altra parte, ma è impossibile.
Non riesco. Sbilanciato e... Cioè giri, lo puntavi, ma qualsiasi posto che tu andassi. Cioè, Piscion è arrivato, l'ha guardato, è andato fino proprio quasi sotto, poi sì, picchi un po' di più, è andato su. Ecco, andarci proprio dentro così. Quindi è qui quarto, quinto? Ultimo. E c'è un minuto dal terzo? Che cazzo ci sarà inventato prima? Io non so. Dai, 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 dai! Ok. Vai Gabri! Vai, vai, vai! Sì, Quindi anche Francia. Sei stanco? Adesso ti tocca anche la Francia, preparati. Sì, per forza. Per la prima volta è stanco? Grande! Giornata finita e il commento sarà molto breve perché, come mi hanno insegnato i miei figli, è no comment, perché se comment è un brutto comment oggi. Ci vediamo alla prossima.